Il progetto Microforest è una grande opportunità per la nostra scuola perché ci permette intanto di entrare e godere di questo respiro europeo e quindi di poter conoscere altre buone pratiche che altri paesi in Europa stanno portando avanti anche con grande successo per prendersi cura appunto dell'ambiente che ci circonda, e quindi in questo modo ci dà l'opportunità di lavorare sulla appunto la questione ambientale, che è una questione che ci riguarda molto da vicino e sulla quale qui c'è tanto ancora da fare, cominciando proprio da queste esperienze che per i bambini sono esperienze veramente nuove e rivoluzionarie anche nel loro modo di fare scuola. Quindi la piantumazione di una microforesta, che è il primo passo ovviamente, ma il prendersi cura poi quotidiano nei mesi successivi, che è la nostra grande scommessa, perché come si sa le scuole hanno qui, specialmente dalle nostre parti, 3 mesi di chiusura, quindi insomma stiamo lavorando anche con tutta la comunità scolastica per capire come poter portare avanti il progetto, come poter continuare a curare le nostre piante, la nostra piccola foresta. E poi ovviamente dopo questo step si pensa che per contagio, che sta già avvenendo perché tante scuole del nostro territorio si stanno interessando e incuriosendo a questa novità della microforesta, per contagio probabilmente riusciremo anche a portare questa stessa esperienza in altre scuole del territorio, ma speriamo anche in ambienti del nostro territorio comunale, anche quindi uscendo proprio fuori dalle scuole e poter fare qualcosa anche nella nostra area, nella nostra comunità locale. Il progetto Microforest nasce in questo luogo per un motivo particolare, perché questa è la scuola di Danilo Dolci. È stata creata qui in questo luogo, all'interno di questo grandissimo oliveto, di questo ambiente naturale, rurale, perché si basa sul principio del lavoro concreto, del mettere mani e di sporcarsi. I bambini devono toccare con mano quello che è la natura. La prima parte è stata esperienziale per noi, perché non conoscendo assolutamente cosa fosse il metodo Miyawaki, siamo stati in Danimarca, a Copenaghen, ospiti delle scuole partner, dove già avevano sperimentato il metodo, e quindi noi siamo andati a visionare quale fosse effettivamente la ricaduta poi sul luogo di quello che dovevamo poi sperimentare qui a Mirto. Ed è stata una sorpresa, perché comunque ci aspettavamo una foresta enorme, invece era una parte limitata, ma che dà effettivamente il senso di quello che vuol dire rinverdire e ripopolare una zona urbana. Qui nasce all'interno di una zona che già è rurale e la natura è una protagonista attiva della nostra scuola, perché noi comunque lavoriamo sull'orto didattico. Abbiamo subito incontrato infatti il favore dei bambini, la loro partecipazione e il loro entusiasmo, perché loro si rendono conto che mettere mani su quello che vuol dire la natura significa sporcarsi, significa poter piantare, ed è quello che stanno facendo oggi. Loro sono entusiasti, stamattina hanno preso in mano proprio le piante, le hanno distinte tra di loro nei vari strati, perché già avevano studiato comunque la differenza tra strato medio, strato basso e strato alto, e oggi sono entusiasti finalmente di poter piantumare quella che sarà la loro foresta. Quello che abbiamo fatto è mettere a dimora una piccola food forest, una vera e propria microforesta commestibile, con i bambini. La microforesta è stata interamente progettata da loro, quindi a loro è stato spiegato un minimo di stratificazione vegetazionale, quindi strato basso, medio, alto ed emergente, con le varie forme delle piante, e loro stessi hanno progettato su mappa la food forest. Da queste progettazioni abbiamo preso le idee migliori, le abbiamo condensate tutte assieme e oggi l'abbiamo proprio messa in piena terra. Quindi i bimbi hanno immediatamente saputo riconoscere i vari strati, hanno saputo posizionarli correttamente, e in realtà per molti era anche la prima volta che avevano una zappetta in mano, quindi è stata una bella esperienza. E il valore educativo delle food forest, di creare piccoli ecosistemi alimentari, è importantissimo, perché in realtà a livello educativo fa capire ai bambini tutto il processo di creazione del cibo, e gli permette di essere anche in un certo qual senso indipendenti nella scelta alimentare. C'è il bambino che ha la fortuna di passeggiare nella food forest e raccogliere il frutto che vuole, o imparare l'attesa della maturazione, il calendario e le mensilità in cui ci sono le varie frutte. È un grande valore aggiunto, perché ad oggi la maggior parte delle persone, siano esse bambini o adulte, sono completamente svincolati da tutti quegli ecosistemi che producono proprio cibo, dai veri e propri ecosistemi alimentari. Ed è molto bello perché le piante hanno una grande valenza sia ecologica, perché creano connessioni tra di loro, ma sono capaci anche di creare connessioni tra le piante e la gente, e anche tra la gente stessa.
In effetti noi in questo posto non lo conoscevamo, ma oggi la frase con cui ci siamo lasciati è: che peccato che è l'ultimo giorno. Quindi si è creata tantissima, veramente tanta affiliazione emotiva.